Il 60% dei podcast prodotti nel mondo sono prodotti in lingua inglese e questo non dovrebbe sorprendere nessuno che si sia mai addentrato nel mondo del podcast, perché quasi tutto viene prodotto in inglese. La cosa diventa un po' più sorprendente o comunque interessante, vale la pena rifletterci quando poi si vanno a cercare le percentuali delle lingue parlate nel mondo, perché se i podcast in inglese sono il 60% di tutta la produzione di podcast, poi andiamo a vedere le persone che parlano inglese come lingua madre sono circa 360 milioni. Se a queste aggiungiamo quell'altro miliardo più o meno di persone che parlano inglese non come lingua madre, arriviamo a circa 1 miliardo e 300 milioni di persone, che rappresentano il 20% della popolazione mondiale. Quindi il 20% della popolazione capisce e parla l'inglese, però il 60% dei podcast sono fatti in lingua inglese. E io sono anche colpevole, perché anch'io spesso, anzi la stragrande maggioranza delle mie cose, a parte questi 3 minuti grezzi, che comunque anch'io traduco in inglese, vengono fatti in inglese. Perché? Appunto perché le altre lingue hanno una fetta di audience così ristretta, e vabbè, l'italiano ci sta perché l'italiano si parla in Italia, e poi gli italiani di seconda generazione, gli italiani sparsi per il mondo, e non stiamo sicuramente parlando di miliardi. Però una popolazione come quella indiana, che ha superato per numero di abitanti anche la popolazione cinese, ha dei numeri minuscoli. 1,8% di tutti i podcast vengono fatti usando le lingue indiane. Ora non so quale lingue abbiano usato per fare questo calcolo, però lingue che vengono parlate in India. E questi dati sono un po' scoraggiano un minimo, perché le lingue, c'è una diversità di lingue incredibili. Nel mondo esistono più di 7.000 lingue parlate, e queste lingue però rappresentano appena il 10% di tutta la popolazione, di tutta la produzione di podcast, mentre il 90% di tutti i podcast nel mondo vengono fatti in 8 lingue, e avete già visto qual è la lingua principale che si usa per fare i podcast. Io sono per la diversità, infatti mi fregio del mio forte accento italiano o accento comunque straniero quando parlo l'inglese, perché anche quando la gente parla l'inglese, anche loro hanno i loro accenti, solo che sono abituati a sentirli, per cui non li percepiscono come accento. E comunque il mondo è fatto di diversità e di accenti, ed è giusto rappresentare la realtà con tutte le sue sfaccettature. Quindi vabbè, anch'io cercherò di fare più cose in italiano e cercherò di spingermi più in là oltre le barriere. Vi metto tutti i link nelle note del programma.